Avete capito bene, il mio nome è finito sopra una MotoGP, quella di Marche e Alex Marquez, sulle due moto del Team Gresini, cioè è qualcosa di incredibile, pazzesco. Devo ancora concepire questa cosa. Questo per dirvi che sabato e domenica scorsa sono stato a vedere la MotoGP al Mugello, ci siamo divertiti un botto, l'atmosfera è sempre incredibile, il paddock è il paddock. Se volete vedere più contenuti esclusivi per quanto riguarda foto e qualche chicca dal weekend, passate dal mio Instagram, trovate il link nella descrizione, poi trovate anche sempre in descrizione il mio profilo TikTok, quindi passate a seguirmi. Di quello che vi ho appena detto però ne parleremo appena dopo. Prima andiamo ad analizzare tutto quello che è successo nel weekend del Mugello e non andrò, ve lo dico subito, a toccare l'argomento motomercato, Marquez Ducati, Martini Aprilia perché ne ho già parlato in questo video, quindi per vedere l'analisi dettagliata di tutta quella situazione andate a vedere quel video. Se non mi conoscete ancora ragazzi, io sono Nicolas Fontana per gli amici bomber e creo contenuti sui social parlando di calcio e motorsport. Su questo canale i numeri piano piano stanno salendo ma non è ancora abbastanza, quindi ricordatevi di iscrivervi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Sulla penalità a vicenda tra Pecco e Alex Marquez di quello che è successo nelle prequalifiche, io raga vado un po' controcorrente, non vado a dire un po' tutto quello che diceva la massa. Secondo me quella penalità ci sta, perché comunque bene o male Pecco è in mezzo ai coglioni, credo che comunque il suo andare lento e il suo trovarsi in traiettoria possa aver influito sul giro di Alex Marquez. Ci sono ovviamente stati casi più eclatanti rispetto a questo episodio, però non sono ancora riuscito a capire se il giro di Alex Marquez effettivamente fosse un giro buono, un giro discreto, ma comunque non mi sembrava fosse un giro lento. Sono andato a rivedere la tabella dei tempi, però non ho trovato il giro incriminato. Se era un giro lento è ovvio che la penalità non ha senso, ma secondo me non era un giro lento e quindi a mio avviso la penalità ci sta. Anche qui vado controcorrente sull'episodio che c'è stato fra Oliveira e Martin, che non è stato investigato dalla direzione gara. Secondo me qui ci stava a non dare una penalità perché sì, comunque Martin arrivava nettamente più forte rispetto a Oliveira e il portoghese gli stava facendo da tappo in quel momento. Qui abbiamo la certezza che il pilota Aprilia non stesse facendo un giro veloce, però in quel frangente, in quel settore non stava andando piano, stava facendo la traiettoria ma stava comunque facendo questa traiettoria in modo veloce. Non è che andava lento o l'ha ostacolato. Martin andava più forte e per questioni tecniche si è trovato uno davanti a lui che era più lento. Quindi secondo me qua ci stava non dare la penalità. Classi minori, ragazzi, David Alonso ne ha fatto un'altra, è di un livello clamoroso, assolutamente fantastico. E come domina lui le prove, non le domina nessuno, è sempre lì a mettere record su record, ogni sessione è sempre in prima posizione. Mi ricordo pochi piloti in Moto3 che dominavano così tanto le prove. Perde colpi Olgado invece, che stecca questa gara facendo peggio di Barcellona ed era anche partito quinto. Solo Veijer in queste ultime due gare è stato quello che ha cercato di tenere testa ad Alonso, che forse se avesse avuto un giro in più avrebbe potuto anche beffarlo, perché comunque sul traguardo sono arrivati a circa 11°, però con i secoli ma non si fa la storia. Però al momento Alonso fa troppo la differenza. In Moto2 grandissima battaglia fra Manu Gonzalez e Joe Roberts, ha spuntato l'americano, ma ragazzi io ve l'ho sempre detto che Manu Gonzalez a me piace tantissimo, è un pilota che ha un gran talento, che non si scopre di certo ora perché l'anno scorso con Mastercamp aveva fatto buoni risultati e era sempre comunque lì intorno alla top 5 e anche per lui la prima vittoria stagionale non tarderà ad arrivare. Aldegheri invece continua il momento no, stavolta subisce anche dolori al collo che gli impediscono di fare la Q2, in gara si stende dopo 3 giri, di certo il mondiale non è finito ma vi ribadisco ancora che per il momento Aldeguer non merita di essere un pilota Ducati con trattamento ufficiale. Che poi abbia un talento indiscutibile che a me piace come pilota è assolutamente fuori discussione, però la realtà ora è questa. Peccato per Pasini che alla fine si è esteso ma comunque nella pista di casa ha trovato sempre più confidenza con la moto Bosco Scuro, mettendosi settimo in qualifica a quasi 40 anni suonati. Questo è sintomo ovviamente che quando uno è veloce, rimane veloce. In MotoGP Martin fa la pole mettendo dietro Bagnaia per pochissimi millesimi, che però dovrà scontare 3 posizioni in griglia per l'episodio con Alex Marquez, però lo spagnolo in pole non sembra molto convincere sul passo. Così come Viñales che però la mette in terza posizione, mentre Marquez e Bastianini invece sono più lì. Bagnaia prende e va nella sprint tutto regolare, nessuna novità. Martin cade e butta via punti molto importanti. Ecco, una caratteristica di questa nuova generazione di piloti è che sbagliano molto. Pure con Bagnaia lo diciamo sempre che l'ultimo tassello da completare, quello da limare, è quello di non fare cadute inutili. Un errore che Martin non si può permettere. Abbiamo visto che aveva imparato a gestire a Barcellona, aveva appena subito sorpasso da Marquez, era abbastanza lontanina e quindi non è che tentava la rincorsa, però un errore che fa perdere 12 punti molto importanti. Il contatto Martin Bastianini per me è un incidente di gara,
praticamente simile, quasi uguale a quello che abbiamo visto fra Marquez e Bagnaia a Portimao, solo che a Portimao si sono stesi in due, qua è andato a terra solo Bastianini. Che ragazzi, Bastianini continua a essere comunque molto sfortunato come pilota, e secondo me aveva anche il passo per provare ad andare a prendere Pecco e vincere la sprint. Tra l'altro aveva fatto anche una grande partenza. La gara adesso che ci ha regalato un altro assolo, un altro ruggito di forza di Pecco Bagnaia, replicando quello che aveva fatto l'anno scorso. Livrea tra l'altro quella della Ducati ufficiale, bellissima per la nazionale impegnata agli europei e agli Olimpiadi. Livrea bellissima, mi è piaciuta veramente molto, quel blu veramente era incredibile. Mi ha ricordato quella livrea che aveva fatto la Yamaha in occasione sempre degli europei per la nazionale a Barcellona 2008. La gara in sé è particolarmente noiosa, al Mugello non è la prima volta che vediamo questi tipi di gare con le MotoGP moderne. Io tra l'altro ero a vederla nel prato in uscita dalla Savelli che proiettava l'ingresso sull'Arrabbiata 1. C'è stato comunque un duello fra Marquez e Bastianini, e vi dico la verità, quando Marquez aveva passato Bastianini ho pensato cazzo, la bestia qui non ne ha, sta a vedere che perde il podio. E invece no, come di consueto lui gli ultimi giri viene su, primo regola Marquez e poi regola anche Martin, che alla fine, come ha detto lui, la Vucin l'ultima curva l'ha fatta un po' da rookie. L'ultima curva no, tio, la curva è di rookie. Rookie, ho fatto rookie qua oggi. Non so se si era reso conto di quanto Bastianini avesse recuperato, magari gliel'avranno segnalato nel dashboard. Ha fatto l'ultima curva praticamente a gomma finita, ma l'ha fatta veramente dormendo, un po' come un pollo. Non so se si era reso conto di quanto Bastianini fosse vicino. E sono stati altri punti persi abbastanza pesanti, Grande Enea comunque, sono molto contento, questo podio ci voleva. Soprattutto dopo lo 0 di sabato, è una bella doppietta anche per il Team Factory e non vedo l'ora adesso che arrivano anche i 25 punti per la bestia. Mi ha deluso molto la Yamaha sinceramente questo weekend. Sì, la mette in Q2 ancora una volta, però in gara tutte e due le moto floppano completamente, in apnea Quartararo praticamente non si è neanche visto. Delude anche Aprile che in qualifica è presente ma anche in gara scompare completamente. Vabbè, intanto beccatevi un Maverick Vignale che si guardava la finale di Champions lì dall'ospitality dell'Aprilia. C'è sempre Acosta lì davanti, ormai non siamo neanche più sorpresi, siamo abituati, routine. Ricordiamoci che è un rookie, ma un rookie totalmente diverso da tutti gli altri che abbiamo visto. Questo è di un'altra categoria, anche perché se guardiamo le altre KTM, ragazzi, Binder continua a deludere, sta facendo veramente male. Miller, vabbè, sappiamo com'è. Bene, ora vi racconto come ha fatto il mio nome a finire in cima alle moto del Team Gresini, quelle di Marc e Alex Marquez. Precisamente poi era il mio nome utente Instagram, e prima di avere questo nome utente attuale il mio nome utente era Bomber Yellow 46, quindi immaginatevi quel nome utente se avessi saputo prima di cambiarlo che finiva su quelle moto, immaginatevi cosa poteva succedere avere un nome utente del genere sulle moto di Marquez. È un'iniziativa di MotoGP Guru con il quale collaboro da circa un anno ed ero loro ospite al Mugello. MotoGP Guru, oltre a essere il sito, l'applicazione per fare i pronostici del weekend di gara, e se non vi siete ancora iscritti al mio campionato dove potete vincere premi esclusivi, fatelo ora, link nella descrizione, ha creato questa iniziativa dove c'è la possibilità di diventare sponsor del Team Gresini. Il tuo nome può finire in cima alle moto del Team Gresini come ci è finito il mio, e ovviamente puoi vivere delle esperienze clamorose e indimenticabili nel paddock della MotoGP, nella pit lane oppure nei box. Io le qualifiche ad esempio le ho viste dentro al box del Team Gresini. Poi ovviamente hai la possibilità anche di vivere l'esperienza all'interno dell'hospitality, che lì veramente è tutto un altro mondo. Poi un tifoso di Rossi che entra dentro il box di Marquez è un po' strano. È come se da milanista andassi a vedere il derby in curva dell'Inter con la maglia del Milan, però lì forse è meglio di no, forse è meglio non farlo. Almeno qui nel motorsport c'è sportività, non si rischiano scontri, è tutto a posto. Comunque, per vedere il tuo nome sulla moto del Team Gresini e fare tutte queste altre esperienze incredibili che ho vissuto io ma che potete fare anche voi, vi basta solamente cliccare nel link che c'è nella descrizione, dove potete trovare tutti i dettagli. E ragazzi, è una figata, ve lo assicuro. Per questo video ragazzi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, fatemi sapere le vostre opinioni un po' su tutto, e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Seguitemi su tutti i miei social e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!